Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2023 e abbiamo la carta del diavolo. Amici dell'Aquario, si prospetta un periodo un po', diciamo, condizionato, perché quando c'è il diavolo si parla sempre di condizionamenti, di costrizioni, di schiavitù. È una carta fortemente legata all'ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email che vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche i link per le previsioni del 2024. Bene, la lettura è generale, può riguardare questioni familiari, questioni di amicizia, di lavoro, di coppia. Io cercherò di dirvi qual è l'energia che va per la maggiore e voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo con un 5 di pentacoli, un 4 di coppe, un 9 di coppe, la regina di spade, imperatore, fante di denari e sole. Allora ragazzi, partiamo da questo 5 di pentacoli. Può fare riferimento a una delusione che avete subito. Non necessariamente deve essere una delusione da parte di qualcuno di esterno, può anche essere, vi faccio un'ipotesi, una delusione da parte della vita. E questo quadro di spade mi dice che nella terza settimana di gennaio avrete bisogno di riposare un po'. È una carta normalmente di guarigione. Per qualcuno potrebbe anche indicare un corso al quale si partecipa, un seminario, un ritiro spirituale, però è come se, diciamo, denotasse la necessità da parte vostra di un momento in solitudine, di un momento di riposo. Abbiamo poi anche questo 9 di coppe e qui ho come la sensazione che qualcuno abbia voglia di stare un po' tranquillo o tranquilla. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 5 di denari. Abbiamo un 8 di bastoni, cavaliere di coppe e 5 di coppe. Io credo ragazzi che qui sia stata una o sarà o sia stata, dipende se vi è già successo o se vi deve ancora succedere, perché dipende dalla decade di nascita. Allora, dicevo, è come se qualcuno vi avesse dato una notizia o vi darà una notizia che in un certo senso, ragazzi, vi deluderà. Può essere una persona perché abbiamo il cavaliere di bastoni, scusatemi, il cavaliere di coppe, o può essere una notizia inerente a quella persona. Andiamo a vedere il 4 di spade. Giustizia e 7 di spade al contrario. Ragazzi, qui qualcuno o non ve l'ha raccontata giusta, perché abbiamo un 7 di spade. 7 di spade è una carta che indica qualcuno che non è proprio completamente onesto, limpido e cristallino, ma è una di quelle energie di una persona disposta a tutto per ottenere quello che vuole. E vi dirò che con questa giustizia al contrario, per qualcuno si può trattare di un'ingiustizia, quella che è la notizia che verrete a sapere, insomma. Tenete presente che con la carta della giustizia al contrario può anche esserci una rottura di contratti, se per esempio questa notizia che vi arriverà o che vi è già arrivata, ehm, vi dico così
perché comunque c'è un 5 di coppe e un 4 di spade. C'è comunque una delusione, c'è qualche cosa che vi, vi lascia un po' nel dubbio se avete fatto la cosa giusta oppure no. Se non siete voi che avete fatto la cosa, cioè nel senso, è comunque una carta, sia il 5 di pentacoli che il 5 di coppe sono due carte di perdita, di vuoto emotivo, vuoto magari anche economico, per qualcuno. Andiamo a vedere questo 9 di coppe. Abbiamo un 3 di pentacoli e un matto. Voglio un'altra carta per il matto. Re di spade, che interessante, qui abbiamo la regina di spade. Guardate, ho come l'idea che qualcuno possa iniziare un progetto, considerato questo 3 di pentacoli, potrebbe essere un progetto inerente a una casa, potrebbe essere un progetto lavorativo, potrebbe anche essere un progetto di vita. Però ho come la sensazione che abbiate bisogno un po' di una spintarella, probabilmente perché siete in questa fase di carenza. Ripeto, può essere una carenza emotiva, una carenza caratteriale, una carenza monetaria. Per qualcuno si tratta di una casa. E vi dirò, è come avendo queste due carte al contrario, se non ci fosse un reale piano di azione, un- uno scritto, come vi posso dire, un programma. Andiamo a vedere la regina di spade. Fante di pentacoli e 4 di spade. Dunque, io ho come la sensazione che qualcuno stia un po' mettendo sul piedistallo una persona. Nonostante non ci sia una stabilità relazionale, ehm, o perché la relazione è intermittente o perché, diciamo, la relazione in sé è a sali e scendi, però ragazzi qui è come se bisognasse fare una sorta di elenco delle priorità. Mi parlano di priorità, quindi che cosa è più importante per voi? Andiamo a vedere l'imperatore, perché l'imperatore in realtà ci parla di stabilità. Vi dico, per qualcuno ragazzi è una questione di famiglia, dove c'è una sorta di necessità nel trovare delle soluzioni inerenti ai figli. C'è qualche cosa anche legato a un figlio. Andiamo a vedere l'imperatore. Fante di bastoni e 6 di denari. Allora, devo dire che l'imperatore è una bella carta, ci parla di stabilità, ci parla di concretezza, ci parla di qualche cosa che è stabile, appunto, è, come vi posso dire, è concreto. E qui abbiamo una bellissima carta che è il 6 di pentacoli, che è l'arcano minore della giustizia. Quindi quello che qui prima sembrava essere o un'ingiustizia o una rottura di contratto, è come se nella terza settimana di gennaio si regolarizzasse un po'. Devo dire che avete il fante di pentacoli qui e il fante di pentacoli anche qui, come se ci fosse una sorta di energia nascente. Però è anche vero che c'è bisogno, di solito è la carta dell'apprendista, quindi è come se vi dicessero che c'è bisogno di studiare di più, c'è bisogno di applicarsi, di avere più informazioni. Andiamo a vederlo. La sacerdotessa è un 10 di bastoni. Qui con questa sacerdotessa è un po' come se vi invitassero a seguire il vostro intuito. Ve lo dico soprattutto perché qua avete un 7 di spade girato al contrario, è una comunicazione che deve arrivare. Quindi fate attenzione a quello che vi dicono.
Con il 7 di spade al contrario può anche essere che una bugia vecchia venga a galla, ragazzi, da parte di qualcuno. Tenete presente che essendoci l'imperatore può anche essere il datore di lavoro. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un 8 di spade e la ruota della fortuna, non avevo dubbi. Ragazzi, l'ultima carta è il sole, è comunque una carta di chiarezza mentale. Quella che forse qua prima con il re di spade al contrario non c'era tanto. Qui si esce da questa cecità, diciamo così, da questo pensiero negativo dell'otto di spade. Il sole è una carta che ci parla di prosperità, è una carta che ci parla anche di figli, quindi se per caso a voi risuonasse come una lettura, diciamo, di famiglia, vi dico che ci sarà un cambio a fine mese, anche perché qui abbiamo la ruota della fortuna, quindi qui si tratta di chiudere un ciclo del passato. Vi dico, avete anche qui un 10, avete qui una carta di rottura dei contratti e qui una carta come se fosse di un nuovo accordo. Ho come l'idea che qualcuno, diciamo, tenendo sotto controllo i propri impulsi, i propri istinti, ehm, sapete, si tende certe volte a fare decisioni, a prendere decisioni importanti in un momento di forte emozione e normalmente poi a mente fredda quando si pensa alla decisione presa, a volte ci si può pentire. Quindi un po' qua come se vi dicessero di prima fare chiarezza mentale, di togliervi da queste idee negative, da questi pensieri negativi, perché vedrete che poi il ciclo si andrà a concludere. Andiamo a vedere. Allora, dove sento il diavolo? Il diavolo lo sento qui. E anche, ragazzi, nella giustizia è il contrario. C'è un qualche cosa nella terza settimana di gennaio che vi, diciamo, spiazzerà un po', qualche notizia. Però niente di grave, anzi vi dirò che questo porterà poi all'imperatore e il sole, quindi a questo nuovo equilibrio, a questa visione, diciamo nel lungo periodo, la sacerdotessa è sempre quella che vede al di là del proprio naso, quindi vede oltre, vede cose che gli altri non vedono, o sa, canalizza cose che gli altri non sanno. Quindi in un certo senso si tratta di acquisire questo tipo di maestria per riuscire ad arrivare al sole. È una bella stesa, ragazzi, nonostante scusate, nonostante abbiamo il diavolo, è una bella stesa. Il diavolo molte volte può anche parlare di qualche costrizione che ci diamo noi stessi. Vi dico sempre che il diavolo è collegato all'ego. L'ego è quella struttura caratteriale che si forma, diciamo, durante la crescita per sopravvivere al mondo fondamentalmente, ma ci sono certe dinamiche che alla lunga o diciamo se impostate male potrebbero danneggiarci. Qui si tratta di capire che cos'è che si vuole solo per ego, solo per bisogno di dimostrare qualche cosa fuori o quello di cui si ha bisogno realmente per evolvere. Allora abbiamo essere ordinari e un'apertura che è la carta della giustizia. È come se vi dicessero di godere delle piccole cose della vita, delle cose di tutti i giorni, perché poi da lì arriva questa apertura. È molto interessante perché in questa carta c'è come un'esplosione nella parte del cuore. Quindi è come se il prendere la vita giorno per giorno, facendo un passettino alla volta, vi portasse a questa apertura, perché i passi li fate senza questi pensieri pesanti dell'otto di spade. A fine gennaio, ragazzi, cambia la situazione. Tenete presente che sì, mi sembra che sia il 12 di gennaio, esce Mercurio dalla sua retrogradazione, quindi
anche la comunicazione dovrebbe essere più fluida. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Questi sono gli oracoli, diciamo, per sviluppare l'amor proprio. Hanno come dei mantra che vi potete recitare durante la giornata. Abbiamo Aurora, carta numero 4, vi faccio notare che anche qui abbiamo un 4 e anche qui abbiamo un 4. E anche qui abbiamo un 4. Allora, questa carta si chiama Aurora, fa riferimento al calare del sole e il mantra che dice è: sono rinnovato con il come si dice, il calare mi viene, con sì, il calare di ogni giorno, con lo scendere, con il finire di ogni giorno. Guardate, a me questa carta fa molto venire in mente come orario le 18, magari per voi è importante. Vi dico questo perché ci sono dei momenti specifici durante la giornata dove sia i monaci cattolici, sia i monaci buddisti, cioè nel senso è un orario stabilito, se vogliamo, in diverse religioni, però ci sono come 4 momenti della giornata che sono i più indicati per mettersi a pregare, perché lo stato energetico, il campo energetico del corpo, diciamo, è più propenso. Uno di questi orari sono le 18 del pomeriggio, prima di cena. Va bene ragazzi, se volete meditare e trovare, diciamo, più giovamento, l'orario indicato secondo me per voi per il prossimo periodo potrebbe essere proprio quello delle 18. Ovviamente se potete, se state ancora lavorando, insomma potete farlo anche dopo. Però nei giorni in cui non lavorate è un po' come dirvi: godetevi lo scendere del sole, il termine del giorno. È una carta che vi invita a fare una specie di transizione tra la modalità giorno e la modalità notte. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!